Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo braccialetto che trovo molto delicato e raffinato con il fiorellino che vabbè niente di nuovo, è stato fatto e rifatto in tutte le salse, però ho voluto inserire queste perlone con i cristalli da parte e con la lavorazione senza filo intorno, quindi nella perla grossa noi non avremo nessun filo. È un lavoro comunque facile e abbastanza veloce, basta prendere la mano, poi dopo tutto diventa automatico. Prima però di lasciarvi al materiale, al tutorial, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che andrò a pubblicare. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, commentate e condividetelo. Se vi è piaciuto in maniera particolare lasciatemi un like. Per questo progetto avremo bisogno di cristallini. Io ho usato questi da 4 mm nella tonalità del viola stampati e questo lilla. Dopodiché ho usato queste perle che sono da 8 mm, sempre nella tonalità del viola, che ho scelto da questo barattolo di perle miste di vetro ricoperte che ho comprato all'Action. Ne ho presa una più grossa da 10 mm che sarà la nostra chiusura, sempre della stessa tonalità. Dopodiché avremo bisogno ovviamente di un ago in filaperle, di 2 uncinetti, 1,5 per la lavorazione e uno 0,60 per l'inserimento a rosario. Siccome dovremo inserire le perle senza filo intorno, per chi non riuscisse a infilarle con l'uncinetto, se avete un ago rotto in filaperle o uno messo male come questo, in modo da aprirlo, va benissimo e vi semplifica notevolmente il lavoro. Andrò a infilare cristalline le perle su questo filato color argento numero 6. Dopodiché avremo bisogno di una forbice, di una colla per bigiotteria e un metro da sarta che, eccolo qua, credevo di non aver preparato, invece l'ho preparato. Come prima cosa vado ad aprire i cristalli e metterli nei piattini e vedremo come infilare i cristalli. Per prima cosa prendo il mio ago apribile, inserisco il filo e vado a inserire i cristalli in questa maniera. Il primo sarà lilla, che sarà il centro del nostro fiorellino. Dopodiché ne inserisco 6 stampati. Inseriti i 6 stampati, vado a prendere una perla e infilo la perla. Poi riparto con la sequenza 1 lilla, 6 stampati, dopo i 6 stampati metto la perla e riparto. La sequenza è questa da eseguire: 1 lilla, che è il centro del fiore, 6 stampati, e dopo i 6 stampati metto la perla e riparto con la sequenza. Quindi il centro del fiore, che sarà il cristallo lilla, i 6 che formano il fiore, che sono gli stampati, la perla di separazione, il cristallo lilla, che sarà il nostro centro, i 6 stampati, il fiore, la perla di separazione, eccetera eccetera. Ci vediamo quando ho infilato tutti i cristalli, vi dirò esattamente quanti ne ho infilati e come finire la sequenza. Ed ecco i nostri cristalli infilati. Ho iniziato con un cristallino lilla, che è il centrale del fiore, ho proseguito la sequenza e ho terminato con i 6 cristallini stampati. Tolgo l'ago infilaperle, vado a tagliare il pezzettino iniziale che è tutto rovinato
prendo l'uncinetto 1,5, lascio come al solito un pezzettino di filo, faccio il mio nodino iniziale, faccio le mie solite 3 catenelle, vado a prendere i 6 cristalli stampati e li chiudo insieme. Aggiungo una catenella di separazione, vado a prendere il cristallino lilla, lo blocco con una catenella, ne faccio una aggiuntiva, inserisco il cristallo al centro dei 6 che abbiamo chiuso insieme in questa maniera. Con l'uncinetto mi porto sul diritto del lavoro, la parte dietro quella con le catenelle, la parte davanti è questa libera. Entro, faccio un punto bassissimo, aggiungo una catenella di separazione, allungo l'asola, vado a prendere con l'uncinetto 06 un cristallino lilla e lo inserisco, lo blocco con la catenella, allungo l'asola, cambio l'uncinetto di nuovo, vado a prendere, l'avvicino bene all'asola, vado a prendere la perla da 8 mm, aggancio l'asola e inserisco la perla. Dopo vi faccio vedere come usare l'ago rotto. Questa è la prima versione dell'infilatura, quindi ho sbagliato a tirare subito l'asola. Lascio l'asola un pochino lunga e vado a prendere un cristallino da 6, lo inserisco, regolo l'asola, blocco il lavoro con una catenella, ne faccio una aggiuntiva, vado a prendere i 6 cristallini, quelli stampati, li chiudo insieme, faccio una catenella prima di avvicinare il cristallo. Io l'ho avvicinato prima, in ogni caso ho recuperato, ho fatto la catenella, blocco il cristallino chiaro, ne faccio una catenella aggiuntiva, inserisco il cristallino nei 6 cristalli, entro al centro tra il terzo e il quarto cristallo e blocco con un punto bassissimo. Faccio una catenella aggiuntiva, allungo l'asola, vado a prendere il cristallino da 6, inserisco, chiudo, aggiungo una catenella, allungo l'asola, adesso tocca inserire la perla. Prima vi ho fatto vedere con l'uncinetto, adesso vi faccio vedere col l'ago. Inserisco dalla parte tagliata l'ago nell'asola, in questa maniera, vado a prendere la mia perlona, e voilà! In questa maniera resta tutto molto più semplice. Inserita la perla, vado a prendere il cristallino con l'uncinetto, lo metto in sede, cambio l'uncinetto, prendo quello più grosso, regolo bene l'asola e vado a chiudere il mio cristallo da 4. Faccio una catenella aggiuntiva, vado a prendere i miei 6 cristalli,
li chiudo insieme, aggiungo una catenella, vado a prendere il cristallino lilla, lo blocco, faccio una catenella aggiuntiva, inserisco il cristallo lilla al centro, entro tra il terzo e il quarto cristallo portando il lavoro dal diritto con l'uncinetto, estraggo il filo e vado a fare un punto bassissimo. Fatto il punto bassissimo, faccio una catenella aggiuntiva, allungo il filo e ripeto quello che ho fatto in precedenza. Vado a prendermi un cristallo da 4, lo inserisco, regolo l'asola e lo blocco, allungo e poi decidete voi se usare l'ago rotto o l'uncinetto. Inserisco nell'asola l'ago rotto, vado a prendere la perla, e infilo e voilà. Tolgo l'ago, vado a prendere un cristallo da 4, lo metto nella sua sede, regolo l'asola, chiudo con la catenella, ne faccio un'aggiuntiva e vado avanti in questa maniera. Magari lo facciamo un'ultima volta insieme, dopodiché ci vedremo quando ho finito il mio braccialettino. Quindi vado a prendere i miei 6 cristalli, li chiudo insieme, faccio una catenella, prendo il cristallino, lo blocco con una catenella, ne faccio un'aggiuntiva, prendo il cristallo lilla, lo infilo nei 6 cristalli che ho chiuso insieme. Tenendo il lavoro dal diritto entro tra il terzo e il quarto cristallo utile con un punto bassissimo. Faccio una catenella, allungo l'asola, vado a prendere un cristallo da 4 con l'uncinetto più sottile, faccio entrare l'asola nel cristallo, lo blocco, aggiungo una catenella, allungo l'asola, posso scegliere o ago rotto o uncinetto. Io scelgo l'ago rotto, si fa prima. Lo metto nell'asola, vado a prendere la mia perla più grossa, e infilo la perla, tolgo l'ago. Con l'uncinetto più piccolo vado a prendere un cristallo da 4. Regolo l'asola, blocco con la catenella, ne faccio un'aggiuntiva e riparto. Ora vado a terminare il mio braccialetto e ci vediamo quando ho finito. Sono arrivata alla lunghezza che mi va bene, perché da fiore a fiore ho 17 cm, per me va bene così. Per arrivare a questa lunghezza vi dico quanti cristalli ho usato. Ho usato in tutto 36 cristalli stampati, 16 cristalli lilla, di cui 6 infilati e 10 inseriti a rosario, e 5 perle. E infatti ne ho infilati molti di più, ne ho avanzati un pochino, ma meglio così, perché se avanzano ce l'avete sul filo, li togliete, buonasera, mentre se mancano dovete disfare e reinserire ancora i cristalli. Ora vado a fare l'asola, la farò come al solito, quindi faccio 3-4 catenelle, faccio 3 catenelle più un numero di catenelle per far passare questa perla.
Dopo le 3 catenelle ne andrò a fare un 10-12, vediamo. Quindi le 3 per adesso non le conto, parto con le catenelle per l'asola. Ho iniziato con 10, entro nella quarta catenella disponibile, chiudo con un punto bassissimo, allargo l'asola e provo a vedere se passa. Ma mi sa di no, no. Quindi vado a farne 2 ancora. Questa era la 10, adesso lo rifaccio, 11 e 12, proviamo. Allargo l'asola, passa, quindi la tengo buona. Anche voi, se non siete sicuri, fate queste prove. Se avete un cristallo, un bottone, una perla, prima di chiudere e tagliare il filo, provate se passa. Dopodiché vado a camminare coi punti bassissimi, uno per catenella, finché raggiungo i cristalli. Questa è l'ultima catenella disponibile prima dei cristalli. Ho fatto l'ultimo punto bassissimo, un nodino di sicurezza, vado a tagliare il filo sempre lasciandone un pezzo per poter fare i nodini e nascondere le codine in maniera comoda. Vado dall'altra parte e inserisco il bottone, che nel mio caso è la perla. Io l'ho fatto con l'uncinetto, voi ovviamente se avete a portata di mano l'ago in filaperle, usate pure quello. Con l'uncinetto entrate nella prima catenella disponibile e fate come dall'altra parte, camminate coi punti bassissimi fino al raggiungimento dei cristalli. Arrivata in prossimità dei cristalli faccio il mio nodino in sicurezza, tiro il filo. Adesso vado a fare un po' di nodini per mettere in sicurezza il nostro lavoro. Ho preso l'uncinetto più piccolo e farò i nodini in sicurezza direttamente con l'uncinetto. Quindi sulla parte dietro del nostro lavoro andremo a fare una serie di nodini. Arrivata qui tra il fiore e gli altri cristalli, faccio in questa maniera, formo un cappietto, poi vado a prendere il filo. Nel secondo nodo lo ripasso 2 volte, in questo modo resterà più stabile. E vado a fare la stessa operazione dall'altra parte. Ci vediamo quando ho finito. Ed ecco il braccialetto finito. È un lavoro molto raffinato e delicato sia per il motivo a fiori che per la scelta dei colori dei cristalli e per la perla, anche se è viola satinata, comunque nel complesso la trovo adeguata al tipo di cristalli che ho scelto e alla lavorazione. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.